Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per parlare di un argomento che, diciamo la verità, fa sempre un po' discutere, ma che è fondamentale per capire meglio come funzionano le dinamiche umane. Oggi ci addentreremo nella complessità delle relazioni, soprattutto quando l'ostinazione, la testardaggine, prende il sopravvento e rischia di far esplodere tutto. Sì, avete capito bene. Parleremo di Burak, Svela, Neslihan e di come la testardaggine può essere la miccia che innesca una bomba emotiva. Sarà un viaggio appassionante, pieno di spunti di riflessione e, spero, anche qualche consiglio utile. Prima di iniziare, però, un piccolo promemoria. Se siete nuovi da queste parti, vi invito calorosamente a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Pubblico regolarmente contenuti su psicologia, relazioni interpersonali e benessere personale, quindi se questi argomenti vi interessano, questo è il posto giusto per voi. E se siete già iscritti, un grandissimo grazie per il vostro supporto, siete la mia community preferita. Ok, ora che abbiamo fatto le presentazioni, entriamo nel vivo della questione. Burak, Svela e Neslihan. 3 nomi, 3 persone. 3 storie che si intrecciano e che, purtroppo, rischiano di scontrarsi violentemente a causa della testardaggine. Non conosco i dettagli specifici della loro situazione, ma usiamoli come esempio, come archetipi, per analizzare come questo tratto caratteriale possa influenzare negativamente le relazioni. Immaginiamo che si tratti di un triangolo amoroso complicato, dove sentimenti, aspettative e, soprattutto, un'inflessibile volontà di avere ragione si scontrano creando una tempesta perfetta. La testardaggine, di per sé, non è necessariamente un difetto. Anzi, in certi contesti, può essere una virtù. Pensate a un imprenditore che crede fermamente nella sua idea e che, nonostante le difficoltà, persevera fino a raggiungere il successo. O a un attivista che si batte per una causa in cui crede, anche quando sembra che tutti gli siano contro. In questi casi, la testardaggine si trasforma in determinazione, in resilienza, in forza di volontà. Diventa la linfa vitale che alimenta i nostri sogni e ci permette di superare gli ostacoli. La testardaggine diventa positiva quando è guidata da una visione più ampia, quando è al servizio di un obiettivo nobile e quando non calpesta i diritti e i sentimenti degli altri. Il problema sorge quando la testardaggine diventa eccessiva, quando si trasforma in un'inflessibilità mentale che ci impedisce di vedere le cose da un altro punto di vista, di ascoltare le ragioni altrui, di ammettere i nostri errori. In questo caso, la testardaggine diventa un ostacolo insormontabile, un muro che ci separa dagli altri e che rischia di far crollare le relazioni. Si trasforma in un'arma contundente che ferisce chi ci sta intorno e che, alla lunga, finisce per ferire anche noi stessi. La testardaggine negativa si manifesta quando ci chiudiamo a riccio nelle nostre convinzioni, quando ci rifiutiamo di mettere in discussione le nostre certezze e quando consideriamo chi la pensa diversamente come un nemico da combattere. Immaginate, ad esempio, che Burak e Neslihan abbiano un'opinione diametralmente opposta su un argomento importante. Diciamo che si tratta del futuro della loro relazione. Burak è convinto che debbano trasferirsi in un'altra città per motivi di lavoro, opportunità che vedrebbe come un grande salto di qualità per la sua carriera. Non riesce a capire perché Neslihan sia così restia all'idea, non considera i suoi legami familiari e affettivi nel luogo in cui vivono attualmente. Burak è convinto di avere ragione e non è disposto a cedere di un millimetro. Neslihan, dal canto suo, è altrettanto convinta della sua posizione e si rifiuta di ascoltare le argomentazioni di Burak. Per Neslihan, la famiglia e gli amici sono tutto e non è disposta a sacrificare questi legami per una promessa di carriera che, ai suoi occhi, non vale il prezzo da pagare. In questa situazione, il dialogo diventa impossibile, la tensione sale alle stelle e il conflitto è inevitabile. Ogni tentativo di comunicazione si trasforma in un'accesa discussione, in un botta e risposta di accuse e recriminazioni. Il silenzio diventa l'unica via d'uscita, un silenzio carico di risentimento e frustrazione. E Svela? Svela potrebbe essere un'amica comune, un familiare, una persona che cerca di fare da paciere tra Burak e Neslihan. Magari una cugina di Neslihan che conosce bene entrambi e che vorrebbe aiutarli a trovare un punto d'incontro. Ma anche Svela, se è troppo testarda, rischia di peggiorare la situazione. Magari è convinta di sapere qual è la soluzione giusta e cerca di imporla a tutti e due, senza tenere conto dei loro sentimenti e delle loro ragioni.
Dovreste fare come dico io, è la cosa più logica, potrebbe dire, senza rendersi conto che la logica non sempre sta quando si tratta di relazioni umane. In questo caso, svela, invece di essere un elemento di equilibrio, diventa un ulteriore motivo di conflitto. Le sue buone intenzioni si trasformano in un boomerang che colpisce ancora più duramente Burak e Neslihan, alimentando la loro rabbia e il loro senso di incomprensione. La testardaggine, quindi, è un'arma a doppio taglio. Se usata con saggezza, può essere un motore potente che ci spinge a raggiungere i nostri obiettivi. Ma se usata in modo eccessivo, può diventare un veleno che corrode le relazioni e che le porta alla distruzione. Può trasformare l'amore in odio, l'amicizia in rivalità e la collaborazione in conflitto. La testardaggine, quando non è tenuta sotto controllo, ci rende ciechi e sordi ai bisogni e alle emozioni degli altri. Ci fa credere di essere gli unici depositari della verità e ci impedisce di imparare e di crescere. Ma cosa possiamo fare per evitare che la testardaggine diventi un problema? Innanzitutto, è fondamentale essere consapevoli del nostro grado di testardaggine. Riusciamo ad ammettere i nostri errori? Siamo disposti ad ascoltare le ragioni altrui? Siamo in grado di mettere in discussione le nostre convinzioni? Se la risposta a queste domande è no, allora è probabile che la nostra testardaggine stia influenzando negativamente le nostre relazioni. Fare un'autoanalisi onesta e sincera è il primo passo per prendere coscienza dei nostri limiti e per iniziare un percorso di cambiamento. Possiamo chiederci, quando sono stato testardo l'ultima volta? Quali sono state le conseguenze? Cosa avrei potuto fare di diverso? Un altro passo importante è imparare a comunicare in modo efficace. Invece di imporre le nostre idee, cerchiamo di esprimerle in modo chiaro e rispettoso, ascoltando attivamente il punto di vista dell'altro. Cerchiamo di capire quali sono i suoi bisogni, le sue paure, le sue motivazioni. Solo così potremo trovare un terreno comune e costruire un dialogo costruttivo. La comunicazione efficace implica non solo l'abilità di esprimere le proprie idee in modo chiaro e persuasivo, ma anche la capacità di ascoltare attivamente l'altro, di porre domande pertinenti e di riformulare le sue affermazioni per assicurarsi di aver compreso correttamente il suo punto di vista. Dobbiamo imparare a parlare con il cuore, ma anche con la testa, cercando di trovare un equilibrio tra le nostre emozioni e la ragione. E poi, non dimentichiamo mai l'importanza dell'empatia. Cerchiamo di metterci nei panni dell'altro, di capire come si sente, di vedere le cose dalla sua prospettiva. L'empatia è la chiave per superare le barriere comunicative e per costruire relazioni basate sulla comprensione e sul rispetto reciproco. L'empatia non significa necessariamente essere d'accordo con l'altro, ma significa sforzarsi di capire il suo punto di vista, di riconoscere le sue emozioni e di rispettare le sue ragioni. Significa essere capaci di dire, capisco perché ti senti così, anche se io la penso diversamente. Inoltre, è importante imparare a gestire i conflitti in modo costruttivo. I conflitti sono inevitabili in qualsiasi relazione, ma non devono necessariamente portare alla rottura. Se affrontati nel modo giusto, i conflitti possono essere un'opportunità per crescere, per imparare qualcosa di nuovo e per rafforzare il legame con l'altro. Un conflitto ben gestito può portare a una maggiore comprensione reciproca, a una maggiore intimità e a una relazione più solida e duratura. Quando ci troviamo di fronte a un conflitto, cerchiamo di mantenere la calma e di evitare di reagire impulsivamente. Non alziamo la voce, non usiamo un linguaggio aggressivo, non accusiamo l'altro. Cerchiamo invece di esprimerci in modo assertivo, di dire quello che pensiamo e sentiamo senza offendere l'altro. L'assertività è la capacità di esprimere le proprie opinioni e i propri bisogni in modo chiaro e rispettoso, senza aggredire l'altro e senza farsi sopraffare. È l'arte di dire di no quando è necessario, ma anche di dire di sì quando è giusto. E soprattutto, non dimentichiamo mai che l'obiettivo non è quello di vincere la discussione, ma quello di trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti. Cerchiamo di essere flessibili, di essere disposti a cedere su qualcosa, di trovare un compromesso. Solo così potremo superare il conflitto e rafforzare la nostra relazione. Il compromesso non significa rinunciare ai propri valori o ai propri bisogni, ma significa essere disposti a negoziare e a trovare un punto d'incontro che tenga conto delle esigenze di entrambe le parti. Tornando all'esempio di Burak, Svela e Neslihan, se ognuno di loro fosse in grado di mettere in pratica questi consigli, probabilmente la loro situazione sarebbe molto diversa. Se Burak e Neslihan fossero disposti ad ascoltarsi reciprocamente, se Svela fosse in grado di fare da mediatore in modo imparziale,
Se tutti e tre fossero in grado di gestire i conflitti in modo costruttivo, allora la loro relazione potrebbe non solo sopravvivere alla testardaggine, ma addirittura uscirne rafforzata. Forse Burak potrebbe capire meglio le ragioni di Neslihan e considerare l'idea di trovare un lavoro nella loro città. Forse Neslihan potrebbe aprirsi all'idea di un trasferimento, ma ponendo delle condizioni che le permettano di mantenere i suoi legami affettivi. E forse Svela potrebbe smettere di imporre le sue soluzioni e limitarsi ad ascoltare e a supportare i suoi amici, aiutandoli a trovare un compromesso che soddisfi entrambi. Ricordate, la testardaggine è una sfida, non una condanna. Con la consapevolezza, la comunicazione, l'empatia e la gestione dei conflitti, possiamo trasformare la nostra testardaggine in una forza positiva e costruire relazioni sane e durature. Possiamo imparare a usare la nostra testardaggine per raggiungere i nostri obiettivi, senza calpestare i sentimenti e i diritti degli altri. Possiamo trasformare la nostra inflessibilità in determinazione, la nostra rigidità in resilienza e la nostra ostinazione in perseveranza. Ok, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Abbiamo visto come la testardaggine può influenzare negativamente le relazioni, ma anche come possiamo trasformarla in una forza positiva. Abbiamo parlato di consapevolezza, comunicazione, empatia e gestione dei conflitti. Vi ringrazio di cuore per avermi seguito fino alla fine. Spero che questo video vi sia stato utile e che vi aiuti a migliorare le vostre relazioni. Ricordate, le relazioni sono come delle piante, hanno bisogno di cura, attenzione e amore per crescere e fiorire. Non lasciate che la testardaggine le soffochi e le porti alla morte. Ora tocca a voi. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate di questo argomento. Avete mai avuto problemi con la testardaggine nelle vostre relazioni? Come avete fatto a superarli? Lasciate un commento qui sotto e condividete la vostra esperienza con la community. Sono curiosissimo di leggere i vostri commenti. Magari potremmo organizzare una sessione di domande e risposte in diretta per approfondire ulteriormente questo argomento. E se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi spinge a creare contenuti sempre migliori. Potreste anche suggerirmi nuovi argomenti da trattare nei prossimi video. Grazie ancora a tutti e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio! E ricordate, siate consapevoli, comunicativi, empatici e flessibili. Solo così potrete costruire relazioni sane e durature, libere dalla morsa della testardaggine. Ciao!